1, 2, 3, benvenuti a Stoccolma! E qua si sono girati tutti. Mi sembra il minimo, ci sono girati perché siamo cingoni. Bellissimo, siamo arrivati quasi al tramonto. Benvenuti in Svezia! Eccoci, benvenuti a Stoccolma! Buongiorno amici, eccoci qua nuovamente, siamo alla periferia di Stoccolma. Una volta sbarcati dal traghetto abbiamo preferito dileguarci dal centro per venire in una zona periferica dove parcheggiare il cingone per la notte. Ci siamo fermati in questo quartierino residenziale dove però gli abitanti sono molto tranquilli e sono, diciamo, camperisti friendly, nessuno ci ha detto niente. Siamo in un parco vicino a una spiaggia, vicino a dei campi da tennis con un bel verde. Ed abbiamo preferito appunto sostare in questa zona periferica che è circa 20 km da Stoccolma per poi adesso andare a visitare il centro con i mezzi pubblici. Oggi non prenderemo i monopattini. A dire la verità, più che una giornata d'agosto sembra una giornata di inizio primavera, ma comunque come sempre da queste parti il clima non è mai caldissimo anche in piena estate. Comunque devo dire che l'acqua è abbastanza trasparente, anzi direi è trasparente. Buongiorno anche dal DGCC. Oh, hai visto qui dietro di me, porca miseria, che super albero di mele, e pensare che questi qua della casa le lasciano cadere per terra. Fra altre cose sembrano Fuji, le nostre preferite. Sono proprio dietro al cingone, è un delitto lasciarle così, a parte che sono oltre al cancello, ma ce ne sono tante anche qui per terra. Quest'albero è veramente carichissimo. Proprio, ce ne saranno veramente 100 kg su. Vabbè, dai, non perdiamo tempo. Perché stiamo andando alla fermata dell'autobus / treno che ci porterà a un'altra fermata della metropolitana per arrivare in centro a Stoccolma. Qua un altro albero. Mi sto distraendo perché c'è un altro albero. Quante mele ci sono? Carichissimo, però queste sono molto più piccoline. Queste sembrano più melette selvatiche. Sì. E comunque qua c'hanno il cesto per raccoglierle. Guarda, anche quello. Siamo già qua. La fermata vicina al nostro parcheggio si chiama Näsby Park. Capolinea. Questi sono posti anche per me, per gli anziani. Importante che non sia per gli invalidi. Vieni, prego, si accomodi. Attivo? E diciamo un attimo un'informazione utile per chi viaggia a Stoccolma, vuole fare sia un giro della città che della periferia. Può scaricare direttamente l'app che si chiama SL. SL è l'applicazione appunto della rete di trasporti qua a Stoccolma, quindi valida sia per treni che per metropolitana che per autobus. Si possono acquistare i biglietti appunto attraverso l'applicazione e attivarli nel momento della partenza. Noi abbiamo optato per comprare biglietti singoli perché faremo parcheggio centro e centro parcheggio. How much? Bella domanda. Un adulto, tariffa normale 42 corone svedesi. Cioè la sottoscritta. È partito! Un adulto anziano, ovvero sia il sottoscritto, 26 corone svedesi. Siamo arrivati al capolinea della stazione, che poi era un treno, si chiama Stockholm Ostra. E adesso facciamo qualche minuto a piedi e cambiamo stazione per andare a prendere la metropolitana che arriva poi in pieno centro.
e iniziamo la nostra visita di Stoccolma. Perché siamo qua senza i nostri fidatissimi Y10, i monopattini con i quali ci avete visto sfrecciare in tantissime capitali europee? Beh, innanzitutto il pavimento la dice lunga, se facciamo vedere il pavimento già possono capire perché. Tutto il centro di Stoccolma, Famoso acciottolato. secondo motivo, Secondo motivo non abbiamo trovato notizie certe ed ufficiali sul trasporto dei monopattini nei mezzi pubblici. le ufficiose, e sembra che appunto ci diano ragione, perché non ne abbiamo assolutamente visti né biciclette né monopattini né sul treno né sulla metropolitana. Poi magari i local sanno qualche segreto o qualche tecnica particolare per il trasporto, ma noi non abbiamo voluto rischiare. Esatto, perché lo sapete, noi siamo ligi alle leggi di ogni posto. Prima fermata della nostra visita di Stoccolma, la famosissima piazza Stortorget, ossia il cuore nevralgico della città. Siamo infatti nella piazza in cui nel 1520 il re di quell'epoca, Cristiano II, fece uccidere 100 persone alle quali invece aveva promesso l'amnistia. Questo fatto è anche conosciuto come il bagno di sangue. A tutt'oggi questa ricorrenza viene ricordata qua a Stoccolma e la leggenda narra che in caso di pioggia la pavimentazione della piazza, questo acciottolato, si tinga di rosso del sangue di queste 100 persone. Una volta arrivati qui nella Stortorget, la prima cosa che si incontra è questa fontana che si vede in tutte le foto, in tutte le guide, ovunque, come simbolo della città. C'è scritto ovunque che non può mancare la tappa a questa fontana e bere a questa fontana, perché si dice che tutte le fontanelle qui della Svezia, in particolare anche quelle qui della capitale, siano tra l'acqua più buona in assoluto, quindi si può bere acqua del rubinetto da qualsiasi parte. Per di più si dice che da questa fontana sgorghi acqua che porti fortuna. Oltre ad essere famosa per il bagno di sangue e per questa fontana dove ci si ferma a bere, abbiamo alle mie spalle anche il palazzo dell'Accademia svedese dove risiedono i giudici che scelgono i premi Nobel. Dopo la piazza di Stortorget ci stiamo spostando proprio un paio di minuti a piedi. Sapete che noi siamo un po' fissati anche per i cambi della guardia, quindi stiamo andando verso il Palazzo Reale perché sappiamo che a 12:15 c'è il cambio della guardia e ci piacerebbe vedere anche questo, la nostra tradizione in tutte le città dove stiamo andando ultimamente. Ci sono già diverse persone ad aspettare, probabilmente cercheremo di prendere una delle postazioni migliori come al solito. E chi siamo noi per privarci dell'ennesimo cambio della guardia? Anche qua ci siamo posizionati in due angoli diversi. Io sono in fondo alla piazza ed Ale è all'inizio della piazza per avere prospettive diverse. Mentre qui siamo in attesa e continuano i preparativi per la cerimonia solenne del cambio della guardia, che sembra essere una cosa veramente di vaste dimensioni, sebbene sia esercitata tutti i giorni alle 12:15. Notizie sul Palazzo Reale qui a Stoccolma, Palazzo Reale costruito interamente in stile barocco che ospita ben 600 stanze su 11 piani. Rimane attualmente la residenza ufficiale di Sua Maestà il Re. Ecco che stanno arrivando la prima parte, che sono quelli della banda.
in silenzio per il momento, super seri. E ormai le ragazze qui partecipano pienamente alla vita militare, ovunque. Ladies and gentlemen, welcome to the Royal Palace and today's changing of the guard. Figata, arrivano addirittura a cavallo adesso. Adesso sono scesi tutti da cavallo e sono tutti allineati lì e i cavalli li hanno portati via degli altri, diciamo, cadetti, e quindi continuano la cerimonia senza cavalli. Dati in cambio con il direttore d'orchestra della banda e sta suonando cose, tutte delle cover super moderne, è anche più simpatico, almeno ti passa un po' di più.
ragazzi. Bello. Diciamo che Ne abbiamo noi visti di molto più nel belli. nostro piccolo di cambi delle guardie ne abbiamo già visti. Sì, 40 minuti e comunque si ripetevano sempre le stesse operazioni. Io per un po' ho ripreso, poi... Bello l'arrivo del plutoncino a cavallo, anche se c'erano delle ragazze che avevano dei problemi a tenere a bada il cavallo, io fra le ho altre detto, cose. Se stanno facendo fare l'inchino al cavallo, invece era proprio il cavallo che non se le filava di strisce. Ce n'erano un paio, sì, che sbattevano i tacchi sul groppone del cavallo perché il cavallo non ne voleva sapere. Come Comunque vedete, hanno aperto le gabbie. Esatto, lo sciame di gente sta veramente venendo via. Da mezzogiorno meno un quarto i preparativi fino a quasi all'una. Un'ora praticamente fra preparativi e tutto il resto, e tutto l'ambaradan. Vabbè, andiamo che ci abbiamo da visitare ancora tutta la città. Veramente, via! E dopo questo cambio della guardia che ci ha provato in un modo... Andiamo a sgranchirci un po' le gambe. Veramente. Andiamo verso il mare. Andiamo verso il mare che c'è un bellissimo panorama tra l'altro in questa parte della città, perché comunque io non lo sapevo sinceramente sta cosa delle isolette. Quindi? E quindi lo diciamo che... Ma diciamolo che Stoccolma si sviluppa praticamente su 14 isolotti nella parte di Mar Baltico che si affaccia e arriva sul lago Mälaren. E quindi questo che vediamo di fronte sarà mare o sarà lago? Io dico che comunque dovrebbe essere mare. Comunque anche quella dove siamo adesso è una delle isole principali dove si sviluppa la città, della quale vi lascerò il nome qua sotto perché non me lo ricordo. Anche qui oggi una montagna di italiani, come abbiamo trovato ultimamente, essendo il mese di agosto. Una città bella viva già di suo, con un sacco di abitanti, perché comunque la città fa 984.000 abitanti. Oh, a Stoccolma, Gina, ci sono oltre 200 musei e l'obiettivo è farli tutti, Sì, sicuramente. Ne abbiamo già fatti una decina, ma non ve li abbiamo fatti vedere perché non si poteva riprendere. Anche perché voglio dire, siamo modesti e poi chiaramente sappiamo che a voi magari non siete come noi, che siamo degli così amanti acculturati dei musei e quindi magari vi potete annoiare se vi facciamo vedere troppi musei. Questo lato dove abbiamo attraversato il ponte invece ci sono tutte le fermate dei vari traghetti, trasporti pubblici che vanno in tutte le famose 14 isolette. Poi magari non andranno in tutte le 14, però gli spostamenti avvengono prevalentemente oltre alla metro, al tram e al treno, soprattutto in traghetto. Infatti ci sono i tabelloni qui che dicono appunto gli orari e le fermate. E adesso ti metti anche a riprendere i postini, scusa. Ma no, cioè, postini tantissima roba qui a Stoccolma, Postini, Ale! Va bene, però c'è in bicicletta, col triciclo, cioè, fra le altre cose, biciclette muscolari, neanche a pedalata assistita. Quindi si fanno il mazzo, Mi sono fermata davanti al negozio delle pentole della Croisette, sono la mia passione.
Ma il DG non me la vuol comprare per tenerla sul cingone perché costa più di 350 euro e ha detto che non ce lo possiamo permettere. Farò una colletta per farmi regalare una pentola della Croisette. Oppure potresti aprire un account Patreon, sai come ci metti? 1 secondo e mezzo ci metti a pagarti la Croisette. Coca o Fanta? Fanta. Quindi te uno spice avocado grand chicken meal. Riusciremo a farci perdonare? Non lo so. Ristorante tipico svedese. La catena sicuramente è svedese, non è americana. Io non l'ho mai sentita Siamo nominare. al fast food Max. Ebbene sì, il discorso è questo, che il DG stava sclerando, poi diventa intrattabile, ci vuole la mia pazienza a sopportarlo quando è stomaco vuoto, quindi onde evitare si è buttato dentro a questo posto senza neanche valutare come fosse. Il primo posto che ho visto che faceva degli hamburger, mi ci sono buttato dentro e via. No, io veramente, cioè, sono le 3 del pomeriggio, non faccio colazione, quindi cioè arriva una certa ora veramente comincia ad andare in fibrillazione se non mangio. Vabbè, E quindi è un casino mangiarlo questo. O normale. Buon ape. non è PCC. Buon ape. Bello è bello, però un bordello. Bello è bello, però un bordello. Queste patti, questi hamburger sembrano quasi gli smash hamburger. Sono piattissime. Vabbè, comunque. Allora, siccome il nostro primo passaggio in Svezia era durato soltanto 48 ore o poco più, adesso, dopo un'intera giornata molto proficua nella capitale di Stoccolma, posso dire a ragion veduta che Come Stoccolma non ce n'è. Stoccolma è molto bella, però la Danimarca detiene il primato. Ah. E io che pensavo di monumenti, di città, No, tutto, no, invece no, tu no. parli di Barbie. Certo, i nostri amici di Gillo devono sapere, la Danimarca detiene il primato di Delle Barbie. Vabbè, diciamo che tutto sommato sì, tenera sonno. Vero? Danimarca numero 1, Finlandia anche, a parte qualche valchiriozza, voglio dire, Avevamo detto che la media era molto alta. era abbastanza alta. La Svezia secondo me la metterei forse in quarta posizione, perché prima della Svezia ci faccio andare anche l'Olanda. Danimarca, Finlandia, Olanda, Svezia. Questa è la personale classifica del DG a livello di Barbie. a livello di i DG, voglio dire, i miei colleghi DG avranno capito che il livello dai, qui è. basta. Via, proseguiamo con la cultura, per Ecco. favore, non tergiversiamo e non cambiamo argomenti così di palo in Siamo arrivati frasca. sulle chiuse, dai. Qua però c'è ancora, ma che spettacolo, veramente. Oh. Te l'avevo detto io che la cultura era maggiore dell'altra cosa. Bella, bella, bella. Stoccolma approvatissima. Vabbè dai, dillo, fallo sapere a tutti gli italiani che non lo sanno, perché sennò non queti. Ritornando al discorso che facevamo prima della graduatoria europea del Nord Europa personale del DG, sappiate che qui in Svezia è sacra, La pausa caffè, cosa hai capito?
la pausa caffè in Svezia è sacra e si chiama appunto Per chiudere in bellezza, facciamo una chiusura nel vicolo, così ci sentiamo come nei Caruggi, no? che fra le altre cose questo dovrebbe essere addirittura il vicolo più stretto di tutta Stoccolma. Cioè, non è che siamo venuti in un vicolo a caso. Pubblicizzato come il vicolo più stretto di tutta Stoccolma, che voglio dire, se venite a Genova, di vicoli così ce n'è a iosa. Aiosa. Concludendo, Vi è piaciuta Stoccolma? mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, forza, fate qualcosa, siate operativi. E in mezzo al delirio più delirio ci abbiamo di ritorno al Cingon. E vi diamo appuntamento al prossimo video, ciccini. Abbiamo detto di iscriversi al canale. L'ho detto, ho detto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, come? Ma ascolti o non mi ascolti quando Abbiamo parlo? detto di mettere un commento, possibilmente positivo, di non di cazzarci sempre. Sì, siate buoni, voglio dire. Ecco, lei subito. Facciamo la chiusura e lei si distrae su rolls di cannella. Lo vedete?